l'ho scampata bella. Pensavo di prendere una svalangata di acqua, invece mi sono salvato. Giro giro tondo. Ragazzi, iscrivetevi al canale, mi raccomando, è gratis. Tac tac tac. Clicca, clicca. Buona visione. Il mio solito posto, anche sotto la tempesta, dai. Tempesta, la pioggerellina. Ma è sempre stupendo qua su. Parcheggio un attimo qui e vi faccio sto video per voi. O è meglio andare a casa? Ma no, facciamo il video per voi, dai. Tu, sì, proprio tu, non ti senti un po' preso in giro? Perché preso in giro? Secondo me c'è molta gente che viene presa in giro, sfruttano la loro inconsapevolezza su che cos'è un e-bike. E purtroppo, dico purtroppo perché mi dispiace, perché siamo esseri umani e ci sono delle persone intelligenti, ma ci sono anche delle persone che purtroppo non sono colte, oppure che comunque non hanno voglia di informarsi e dopo vengono fregate. Ma io faccio sto video soprattutto per spiegare il perché dovete stare attenti. Purtroppo ci sono sempre più video e YouTube naturalmente è il numero uno. Ci sono troppi video riguardanti a biciclette e bike non omologate. Ragazzi, mi raccomando, fate attenzione. Vi fanno sempre promesse su promesse riguardanti a super autonomia, a un super motore, a una gran velocità, ragazzi, a tutto c'è un limite e ci sono delle regole ben scritte, quindi sta a voi informarvi, ma per informarvi dovete leggere. Se voi invece guardate i video di queste persone che vi fanno vedere la loro prova lungo la strada e vi parlano di tutte queste belle cose, voi non fate altro che cliccare il loro link e sì, prendete una bicicletta, un e-bike, ma non è omologata. E poi lasciamo stare che loro devono portarsi la pagnotta a casa e quindi lo fanno perché naturalmente devono guadagnare qualcosa. E poi lasciamo stare che comunque loro facciano la prova su strada e poi dopo vi raccontano non è omologata, se ve lo raccontano, ma se lo utilizzo in un'area privata o dentro a una recinzione di un golf club o in un hotel o in un rest, ragazzi, non prendiamoci in giro. Se la strada non ve lo consente, la maggioranza di voi non dovrebbe acquistarla. Poi se mi dice c'ha una villa e la usa dentro la sua proprietà, è un altro discorso. Ma diciamo che il 99,9% delle persone va a comprarla perché pensa che sia un bel mezzo, magari per trasportare i bambini, per trasportare le cose, per farci magari anche dei viaggi. Ma attenzione, perché l'omologazione è molto importante. Faccio questo video per darvi 3 punti fondamentali che riguardano le omologazioni delle bike. Non sono probabilmente la persona più adatta a farlo, ma almeno provo a dare un'informazione a tutti voi su questi 3 aspetti. Il primo aspetto è che le bike ha un supporto motore fino ai 25 km/h. Che cosa significa? Significa che posso andare anche ai 50, posso andare anche ai 70, ma lo faccio con i miei muscoli. Ai 25 km/h il motore delle bike, se è omologato, stacca. Non vi dà più nessun supporto. Quindi tutto quello che fate oltre i 25 lo state facendo voi con i vostri muscoli. Punto numero 2. Vi parlano di motori fortissimo, grande potenza. Allora, il motore delle bike omologato deve avere al massimo 250 watt nominali. Cosa significa? Che nel suo utilizzo normale sviluppa 250 watt.
Il picco può essere anche di 650, di 700 watt, ma è un picco, non è il suo normale utilizzo. Quindi magari su per una salita vi dà una spinta, va su fino a 700 watt, ok, è omologato, ma la sua potenza nominale è di 250 watt. Terzo punto, acceleratore. L'acceleratore non è omologato. Non confondiamo l'acceleratore con la funzione walk. La funzione walk in tutte le bike è un pulsante che si spinge e il motore comincia a girare lentamente per darti la possibilità di portare sulla bicicletta spingendola, ti dà un aiuto, ma non è un gas che ti porta ai 30 all'ora in giro per la strada. Non esiste. Quindi sono questi tre gli aspetti più facili da riconoscere se vogliamo guardare omologata o non omologata. Lo faccio per voi questo video perché nel caso vi fermano, e se vi fermano vi fa la multa magari qualcuno ci passa sopra, perché lo sappiamo tutti che in Italia comunque ci si passa anche sopra certe cose, ma quello che mi preoccupa di più è nel caso portiate in giro dei bimbi o nel caso facciate un incidente con dei bambini, secondo me siete rovinati. State utilizzando un mezzo che non è omologato. Badate bene, allora, il mio discorso è prettamente per cercare di aprire gli occhi a tutti. Se poi voi comprate un e-bike e la, tra virgolette, elaborate, quindi gli mettete su un sensore sul motore, gli mettete su quello che volete, sono cavoli vostri, sono vostre scelte, ne siete consapevoli, sapete che lo state elaborando. Quello che dà fastidio a me è che tu ti metti davanti a un video di YouTube e c'è uno che ti fa vedere che gira per strada con una moto, perché alla fine è una motoretta che fa i 30 all'ora con l'acceleratore, o anche i 15 fa lo stesso, e ti dice super portata di batteria, grande velocità, super le salite più ripide, puoi andarci a fare dei viaggi. È quello che mi dà fastidio, perché comunque compri una cosa che non è omologata. Quindi ragazzi, sotto questa pioggia sto usando YouTube per cercare di aiutare chiunque di voi. Spero che voi apprezziate questa mia sincerità appunto nei vostri confronti, spero di aiutare tante persone a tenere gli occhi aperti. Mi raccomando, ne vale anche per un discorso etico, che poi dopo ci lamentiamo, ma perché poi metteranno le targhe, ma perché poi metteranno l'assicurazione. Cioè, anche queste cose qui sono cose che comunque allo Stato si va ad aggrappare. Facciamo la fine dei monopattini. Quindi cerchiamo di non far aggrappare lo Stato a certe cose, anche per mettere su assicurazioni, targhe. Poi magari lo fa lo stesso, non ho detto questo. Però sono cavilli che, insomma, se uno comincia a guardarsi attorno e vede che comunque la varietà di e-bike che ci sono in commercio sono soprattutto non omologate, ha capito il prezzo, costano magari meno, per forza gli manca l'omologazione. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video, scappo a casa, ciao a tutti, yes!